Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Per l'approfondimento di questa settimana andremo a parlare dello staking di Ethereum e di conseguenza vedremo quali sono le soluzioni attualmente disponibili, che rendita hanno e in più vedremo anche una soluzione bonus che ha una rendita decisamente più alta dello staking. Ma prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale perché, come vedete da questa statistica, la maggior parte delle persone che guardano i video di cripto non sono ancora iscritte. Detto ciò, sigla e poi iniziamo. Dunque, come ben sapete, la maggior parte degli exchange centralizzati permette di sfruttare la rendita dello staking di Ethereum 2.0 grazie ad un token di loro proprietà che, cambia nome a seconda dell'exchange. In questo caso volevo farvi l'esempio di OKX, dove per esempio possiamo partecipare allo staking di Ethereum 2.0 andando a convertire sostanzialmente i nostri ETH in BETH e ottenendo una rendita pari al 4.06% APY. Ora non serve che vediamo tutte le soluzioni proposte dagli exchange centralizzati perché diciamo che si assomigliano molto. Una cosa interessante da fare però non è questa conversione in rapporto 1 a 1, bensì acquistarlo a mercato. Infatti se andiamo a vedere il grafico di BETH e ETH sempre su OKX, vediamo che attualmente un ETH vale 0.98 BETH. Questo perché a seconda delle leggi del mercato di domanda e offerta va appunto ad apprezzare quello che in sostanza è un po' il sentiment degli holders, perché comunque questi BETH alla fine non sono riconvertibili in Ethereum in rapporto 1 a 1, ma alla peggio si possono vendere tanto quanto si possono acquistare. Ovviamente questi BETH saranno riconvertibili in ETH in rapporto 1 a 1 una volta che verrà introdotta questa opzione a livello on-chain dalla Ethereum Foundation, cosa che vedremo più avanti nel video e che vi spoilerò già che dovrebbe avvenire entro circa 6 mesi. Di conseguenza, se siete su un exchange e volete appunto approfittare dello staking, non ha senso andare a convertire in rapporto 1 a 1 nella pagina che abbiamo visto prima, ma ha senso, se BETH vale meno di ETH, andarlo a comprare direttamente a mercato. Questo perché otterrete una piccola porzione in più di ETH che potrete poi riconvertire quando appunto sarà disponibile l'upgrade che analizzeremo in seguito. Infatti, ad esempio, se noi abbiamo 10 ETH, con questa conversione otteniamo 10 BETH e cominciamo ad accumulare le ricompense dello staking, mentre comprandolo a mercato otterremo sostanzialmente 10.20 BETH e allo stesso tempo ovviamente andiamo a guadagnare le ricompense dello staking. Quindi valutate questo piccolo trucchetto in caso voleste entrare ora nello staking sfruttando appunto uno degli exchange centralizzati. Piccola parentesi, vi ricordo che su OKX c'è questa mystery box dal valore massimo di $10.000 per i nuovi utenti e quindi ovviamente se siete interessati ad iscrivervi a questo exchange trovate il link in descrizione. Parlando sempre delle soluzioni proposte dagli exchange centralizzati, volevo dire giusto due parole sulla versione di Coinbase che si chiama CBETH. In questo caso la differenza rispetto alle altre soluzioni degli altri exchange è il fatto che questo CBETH è un token ERC20 al pari di qualsiasi altro token e di conseguenza possiamo prelevarlo da Coinbase per utilizzarlo eventualmente nel mondo DeFi. Tra l'altro attualmente questa soluzione è anche più deprezzata rispetto a BETH di OKX o a BETH di Binance. Infatti, come potete vedere, un CBETH vale 0.96 ETH. Questo cosa significa? Che sempre facendo un esempio con 10 Ethereum, se con i BETH di OKX acquistati a mercato ne ottenevamo 10.2, in questo caso di CBETH ne otterremmo 10.37 e anche in questo caso dopo l'acquisto a mercato stiamo accumulando le reward staking e tra 6 mesi circa potremo appunto riconvertirli in rapporto 1 a 1 con gli ETH originali. Quindi per i più temerari chiaramente questo deprezzamento maggiore è un'opportunità di arbitraggio, chiamiamola così. Inoltre un'altra cosa interessante sulla versione di CBETH è il fatto che c'è una possibilità che Coinbase vada ad incentivare sostanzialmente il suo pool su Curve, ovviamente il pool contenente CBETH e ETH, e questo potrebbe portare ad ottenere sicuramente una rendita superiore proprio qualora ci fossero degli incentivi su questo pool. Sotto questo tweet, tra l'altro, un utente dice che appunto se Coinbase compra e mette in lock dei CRV, compra dei CVX o addirittura fa le bribe, quindi incentiva direttamente il pool, è ovvio che questa idea è un bene per il loro ecosistema, in quanto porterebbero più utilizzo e più adozione di CBETH. Questa cosa comunque non è detto che succederà, pertanto al momento rimane solo una speculazione.
ma teniamolo comunque d'occhio che non si sa mai. Ora che abbiamo visto le soluzioni proposte dagli exchange centralizzati, che sicuramente sono molto comode, ma ovviamente hanno il limite di doversi fidare del proprio exchange, vediamo le soluzioni decentralizzate che possiamo sfruttare per ottenere lo stesso risultato o anche qualcosina in più. Partiamo quindi dalla soluzione di liquid staking più famosa, che è quella proposta da Lido Finance, che è stata sostanzialmente la prima a prendersi questo mercato ancora un annetto fa, e di conseguenza in questo momento si trova ad avere un vantaggio competitivo abbastanza ampio. Infatti, come vedete, il TVL di questa piattaforma ammonta quasi a 6 miliardi di dollari e ha pagato reward pari a 180 milioni di dollari. In questo caso, se volessimo andare a sfruttare lo staking di Lido, basta andare in questa sezione e vediamo come per esempio lo staking su Ethereum appunto ci permette di ottenere un APR del 4,9% e in cambio otteniamo la versione di liquid staking famosa chiamata STETH. Questo servizio di Lido, come potete vedere, è attivo anche per altri token di altre blockchain come ad esempio Solana, Polygon, Polkadot e Kusama, ma in questo caso stiamo parlando di Ethereum, quindi ci concentriamo solo su questa soluzione. Anche in questo caso avete una doppia scelta, perché potete andare a fare lo stake now sfruttando appunto il minting di STETH, oppure, cosa leggermente più furba, potete andarlo a comprare a mercato, anche se comunque siamo in un rapporto con Ethereum pari circa 1 a 1. Se vi ricordate, comunque quando c'è stato il problema su Celsius verso fine maggio inizio giugno, per tutto il food che si era creato la versione di STETH era scesa parecchio in rapporto con ETH, e questo rapporto era sceso praticamente a 0,94 barra 0,95 se non ricordo male. Quindi anche in quel contesto chi ha comprato a mercato sostanzialmente è come se avesse già ottenuto anche un profit. Ad ogni modo, come avete visto, questa qui è praticamente la soluzione più utilizzata, ma a livello tra virgolette decentralizzato non è l'unica e secondo me non è neanche la più interessante. Infatti volevo farvi vedere anche la soluzione proposta da Rocket Pool, proprio perché è un'alternativa a Lido e sta comunque diventando sempre più grande col tempo. Come vedete i numeri sono sostanzialmente diversi, perché in questo caso abbiamo praticamente solo 242.000 Ethereum messi in staking, mentre Lido Finance ne ha quasi 5 milioni di Ethereum messi in staking. Però la soluzione di Rocket Pool è leggermente diversa e ad alcuni potrebbe anche piacere di più. Infatti in questo momento lo staking sta generando un 5,26% APR, quindi leggermente più alto rispetto a Lido, e la differenza sostanziale è che il token di liquid staking che riceviamo, chiamato RETH, non è un rebase token come tutti quelli che abbiamo visto fino ad adesso, ovvero non è un token che accumula gli interessi aumentando il quantitativo di token in circolazione, ma è un token che accumula gli interessi all'interno del prezzo, e quindi in questo caso non conviene andarlo a comprare a mercato, perché come potete vedere il prezzo di RETH è superiore al prezzo di Ethereum, proprio perché da quando esiste ha accumulato all'interno del suo prezzo gli interessi dello staking. Infatti, come vedete, un RTH vale 1,03 ETH e di conseguenza la soluzione migliore per partecipare a questo liquid staking è proprio quella di andare a mintarlo attraverso la piattaforma di Rocket Pool. Anche in questo caso è molto semplice come negli altri casi, quindi si mette il quantitativo che si vuole andare a mettere in staking, come ad esempio i 10 ETH che stiamo utilizzando per fare l'esempio un po' in tutte le piattaforme, e come vedete otteniamo 9,62 RTETH per il motivo che vi ho appena spiegato, ma questo quantitativo non cambierà. Quello che cambierà sarà il suo controvalore. Un'altra differenza che sarebbe da approfondire, ma in questo momento non è lo scopo principale di questo video, è il fatto che per esempio su Lido Finance i nodi che si vengono a creare con i classici 32 ETH sono sostanzialmente scelti attraverso un processo di selezione dallo stesso team di Lido Finance, quindi è una soluzione che sì è decentralizzata, nel senso che gli utenti possono andare col loro wallet a mintare STETH e in futuro anche a redimerlo, però è una soluzione molto più centralizzata nella gestione dei nodi che vanno a crearsi con gli Ethereum che noi gli diamo in staking. In questo caso invece su Rocket Pool anche la gestione dei nodi è diventata permissionless e quindi decentralizzata. Inoltre, per fare un nodo su Rocket Pool in sostanza avremo bisogno solamente di 16 ETH anziché 32, e dovremo mettere in sostanza a collaterale anche degli RPL, che sono i token di governance di Rocket Pool. Le reward però, come vedete, nel gestire un nodo sono decisamente più alte, perché abbiamo sia una reward pari al 7,12% dallo staking e sia una reward in token RPL. Ora che abbiamo visto però le soluzioni di liquid staking, volevo parlarvi anche della soluzione bonus, che non riguarda lo staking ma ci permette comunque di ottenere una rendita in Ethereum decisamente più alta rispetto alle altre soluzioni. Come vedete ci troviamo su GMX, che per chi non la conoscesse è una piattaforma di trading decentralizzato su Arbitrum. In questa piattaforma abbiamo la possibilità di andare a tradare sia in leva sia spot.
E quindi è molto interessante perché appunto anziché essere su un exchange centralizzato, anche in questo caso possiamo sfruttare un protocollo sostanzialmente decentralizzato per fare le stesse operazioni. Come vedete qui avete la possibilità di andare long e short con i vari tipi di ordine, quindi market, limit e trigger, e avete anche la possibilità di fare gli swap senza toccare i futures sostanzialmente. Al momento GMX, come potete vedere, ha un paniere di coppie abbastanza limitato, questo secondo me per concentrare meglio la liquidità, e proprio grazie al tema della liquidità andiamo a capire qual è la rendita di cui vi parlavo prima. Infatti GMX fa parte di quei progetti che rientrano nella categoria degli real yield. Questo perché sostanzialmente le reward a chi fornisce liquidità non vengono pagate sotto forma di GMX, per esempio, inflazionando a bomba il token, ma vengono pagate sfruttando appunto le fee generate dal protocollo e le perdite degli utenti che vanno a tradare sulla piattaforma. E indovinate in cosa vengono pagate le fee, visto che siamo su Arbitrum? Ovviamente in Ethereum. In sostanza, per fornire liquidità al protocollo di GMX basterà andare sostanzialmente a comprare questo GLP. GLP, per spiegarla in maniera semplice, è un indice che rappresenta la liquidità all'interno del protocollo e permette di conseguenza di, tra virgolette, bancare i trade fatti dagli utenti. Quindi in sostanza fare da controparte vera e propria ai trader. Questo GLP chiaramente ha un prezzo che dipende sostanzialmente sia dagli asset messi come sottostante, che appunto come possiamo vedere sono questi qui che possiamo utilizzare appunto per comprare GLP, sia ovviamente dalle performance dei trader, perché finché i trader perdono chiaramente noi che siamo il banco vinciamo, mentre quando i trader vincono viceversa siamo noi a dover sostanzialmente pagare i trader con la nostra liquidità. Logicamente quello che viene insegnato a tutti i corsi di trader è che sostanzialmente la maggior parte dei trader perde, e questa cosa la possiamo riscontrare anche nelle statistiche che ci fornisce GMX stesso. Vediamo come appunto i traders in pochi mesi abbiano perso praticamente 10 milioni di dollari. Tornando al nostro GLP, di conseguenza questo fa sì che il prezzo sia abbastanza stabile, ma il nostro obiettivo, come dicevamo, è la rendita, e come potete vedere questa è la parte più interessante perché attualmente sta a un 36% APR pagata, come vi dicevo, in Ethereum. Di conseguenza, anche se GLP dovesse scendere leggermente di prezzo, chiaramente noi siamo coperti con una rendita del genere, che vi ricordo essere generata appunto dalle fee spese dai traders e dalle perdite di questi ultimi. Ovviamente i rischi sono più alti perché comunque c'è una piattaforma coinvolta, quindi degli smart contract, e come abbiamo visto il prezzo di GLP può salire o scendere a seconda di diversi fattori, però come vi dicevo poco fa, comunque una rendita maggiore è ovvio che corrisponda anche a dei rischi maggiori. Ora che abbiamo parlato delle principali soluzioni di liquid staking, un ultimo appunto su quando sarà possibile appunto redimere i propri STETH o BETH in rapporto 1 a 1, ovvero quando verrà implementato il prossimo update dall'Ethereum Foundation. Questo update, come vedete, prende il nome di Shanghai, però attualmente la community di developers di Ethereum è combattuta su cosa introdurre in questo aggiornamento. Infatti abbiamo sostanzialmente da una parte chi preme per appunto abilitare il redeem dello staking, visto che comunque sono passati ormai quasi 2 anni da quando è stato aperto il contratto della Beacon Chain, e dall'altra parte invece abbiamo chi preme per continuare lo sviluppo su Ethereum per portare ad esempio lo sharding o comunque iniziare a lavorare su questa nuova implementazione che dovrebbe aumentare di molto la scalabilità del network. Ad ogni modo, a mio avviso, quello che verrà implementato tra circa 6 mesi sarà appunto la possibilità di redimere gli Ethereum messi in staking, e di conseguenza anche qui occhi puntati e vediamo un po' cosa succederà e cosa verrà deciso che è più importante. Bene, direi che per questo video è tutto e spero che appunto il contenuto sia stato utile. Ovviamente vi ricordo che questi non sono consigli finanziari, e infine vi ricordo di lasciare un like e di continuare ad iscrivervi perché piano piano ci stiamo avvicinando alla soglia dei 1000 iscritti. Detto ciò, noi ci sentiamo al prossimo video o nella community su Telegram. A presto!